Bene ragazzi, buongiorno. Concludiamo con la Francia, nella nostra trattazione degli Stati-nazione tra la seconda metà del Cinquecento e l'inizio del Novecento fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo visto che la Terza Repubblica francese, dopo un governo provvisorio, redige la sua Costituzione nel 1875, ma avrà sempre vita difficile. C'è un'enorme parte della Francia, di istituzioni importanti come la Francia, in particolare buona parte dell'esercito e buona parte della Chiesa cattolica, che non accetta la Repubblica, non accetta la democrazia, non accetta i poteri del Parlamento, non accetta l'uguaglianza giuridica dei cittadini, non accetta la libertà di coscienza, la libertà di espressione, l'integrazione degli ebrei, perché questa Francia reazionaria era antisemita. Che succede? Abbiamo visto che a espressione di questa Francia reazionaria è il generale Macron, che viene eletto presidente nel 1873. La Costituzione della Terza Repubblica è del 1875. La Costituzione è ancora una volta simile a quella, ve la ricordate, della Seconda Repubblica, è una Costituzione presidenziale, o meglio semipresidenziale. Anche questa volta il Presidente della Repubblica ha molti poteri, anche più del Presidente del Consiglio, viene eletto però, attenzione, dal popolo ma in maniera indiretta, attraverso un suffragio indiretto. Tuttavia viene eletto, sia pure in vari stati, viene eletto dal popolo e ha grossi poteri. Il Presidente della Repubblica ha enormi poteri, però anche il Parlamento ha molti poteri. Il Parlamento è costituito da una Camera totalmente eletta e invece da una Camera elettiva, ma invece da una Camera dei pari, in cui un quarto non sono eletti, non sono eletti, d'accordo? Sono cariche ereditarie. Quindi vedete già un compromesso, diciamo così. È questo, la Costituzione della Terza Repubblica francese. Allora, che cosa succede? Nelle varie elezioni del Parlamento, i liberali insieme alla sinistra, insomma, vincono molto spesso. Quindi il Parlamento nei decenni sarà sempre a maggioranza liberale. Io ho scritto le date di alcune delle elezioni nell'85, nell'89, nel 1885, 1889, 1893, 1899 vincono sempre i liberali, spesso appoggiati dai socialisti, almeno dalla parte riformista. Tuttavia i reazionari conservatori riescono a eleggere dopo MacMahon un altro presidente della Repubblica, ovvero Boulanger, nel 1889. Entrambi questi presidenti della Repubblica tentarono un colpo di Stato, quindi vedete la instabilità della Terza Repubblica. Presidenti eletti che dovrebbero garantire e difendere la Costituzione della Terza Repubblica cercano di rovesciarla. Il colpo di Stato tentato da MacMahon consiste in questo. Macron vuole far tornare, pensate, un re a capo della Francia, soltanto che non ci riesce, sembra una barzelletta, perché non riesce a trovare il candidato. Si rivolge a un nipote dell'antico re Carlo X che rifiuta, sembra per una bazzecola, perché non vuole accettare il tricolore francese, vuole ripristinare la bandiera bianca con i gigli della dinastia borbonica. Insomma, non si trova un candidato abbastanza coraggioso da fare un colpo di Stato e da far tornare la monarchia, ma MacMahon e i suoi congiurati volevano questo. MacMahon tenta di imporre, abbiamo detto che il Parlamento ha maggioranza liberale, lui invece è un reazionario, tenta di imporre al Parlamento a maggioranza liberale un primo ministro reazionario. Il Parlamento si oppone e lui, con un colpo di Stato, con un atto illegale, scioglie la Camera, una delle due Camere, quella che era del tutto
eletta democraticamente. Poi gli va male perché alle successive elezioni la Camera elettiva ottiene una maggioranza liberale ancora più forte della precedente e comunque i congiurati vengono scoperti e così via. Viene sventato questo colpo di Stato. La cosa di Boulanger forse è ancora più grave. Boulanger ha un proprio movimento che oggi chiameremmo populista, d'accordo? Un movimento populista contro la politica in generale, contro i costi della politica, la politica tradizionale reprime il popolo, eccetera. Tutta quella retorica propaganda populista. Addirittura questo ha preso un nome, il boulangismo. Il boulangismo all'epoca, adesso non è un nome molto più usato, all'epoca per boulangismo si intendeva populismo da parte di reazionari, da parte di conservatori che però avevano, come dire, il popolo dalla loro parte, o almeno una parte del popolo. La congiura di Boulanger per attuare un colpo di Stato, per far diventare lo stesso Boulanger dittatore della Francia, viene scoperta. Boulanger viene messo sotto accusa per alto tradimento, riesce poi a fuggire dalla Francia. Però vedete, i primi due presidenti, tranne il presidente provvisorio Thierry, i primi due presidenti eletti, MacMahon e Boulanger, tutti e due di destra reazionari, tentano entrambi un colpo di Stato, quindi la Repubblica non è al sicuro, c'è mezza Francia che non la vuole, che non la accetta, che non accetta i propri principi. L'evento proprio simbolico che è rimasto nella memoria, che rappresenta la divisione drammatica tra queste due parti della Francia, è l'affare Dreyfus, che è un affare giudiziario. Recentemente un grande regista, Roman Polanski, ha realizzato un film sull'affare Dreyfus. Chi era Alphonse Dreyfus? Dreyfus era un capitano dell'esercito francese di stanza in Alsazia, cioè in quella regione, l'Alsazia, che confinava con la Germania. Voi direte, ma non se l'è presa la Germania con la guerra franco-prussiana? Sì, però un pezzettino di Alsazia era rimasta la Francia, quindi lui opera all'interno dell'esercito, il capitano Dreyfus, proprio al confine con la Germania. Attenzione, il capitano Dreyfus era ebreo ed era l'unico ufficiale dello Stato Maggiore dell'esercito francese che fosse ebreo e quindi era odiato in quanto ebreo, perché l'antisemitismo in Francia, abbiamo visto, era assolutamente dilagante nella parte reazionaria. La parte reazionaria della Francia, avendo perso il re, il tradizionale proprio punto di riferimento, in qualche modo cercava di sostituire il re o i valori dell'assolutismo con l'esercito e la Chiesa cattolica. Erano i due come dire, valori, le due scialuppe a cui si aggrappava la Francia antiquata, reazionaria. Dreyfus viene condannato per spionaggio, lo si accusa, lo si ritiene colpevole, lo fa un tribunale militare, perché lui era un militare, non viene giudicato al tribunale civile, viene condannato per spionaggio a favore della Germania, cioè lo si accusa, lui stava a distanza dal confine con la Germania, di fare la spia, di passare delle informazioni riservate oltre il confine alla Germania. Dreyfus viene condannato a morte, poi la pena viene commutata in ergastolo con lavori forzati a vita. Dreyfus in una umiliante cerimonia viene degradato, la sua spada viene spezzata davanti a lui e viene poi deportato in Sud America nel terribile carcere dell'Isola del Diavolo. Che succede? Ben presto un capitano dell'esercito stesso che aveva condannato Dreyfus, si accorge che Dreyfus è innocente, è stato condannato in maniera ingiusta. L'unica prova che è stata portata contro di lui è un dossier, peraltro un dossier segreto, che non fu neanche mostrato. Durante il processo Dreyfus non ebbe la possibilità di
di difendersi, d'accordo? Questo capitano coraggiosamente, contro la maggior parte dell'esercito di cui faceva parte, cercò di far riaprire il processo perché Dreyfus era innocente. L'esercito, il tribunale militare non ne volle sapere, però l'innocenza di Dreyfus arrivò all'opinione pubblica e quindi molti giornali, molti politici, molti intellettuali si schierarono a favore di Dreyfus affinché venisse fatto un processo per ridargli l'innocenza che gli spettava, che fosse rivista la sentenza di condanna. E quindi molti giornali sono a favore di Dreyfus. Uno dei capi dei liberali francesi, Clemenceau, che vedremo dopo, Clemenceau, guida in prima persona, è uno dei politici più importanti della Francia, la campagna a favore di Dreyfus. Questo caso giudiziario appassiona la Francia, ma addirittura il mondo. Milioni di persone in Francia e in tutto il mondo ogni giorno acquistano i giornali, che si vendono moltissimo, per sapere le ultime novità sul caso Dreyfus, le ipotesi, le mosse delle due forze in campo. La Francia si divide in due: i Dreyfusardi a favore di Dreyfus, che vogliono rifare il processo, dicono Dreyfus è innocente, e gli anti-Dreyfusardi, che invece, contro ogni evidenza, si rifiutano di riabilitare Dreyfus. Una cosa veramente molto discutibile. Le prove della sua innocenza erano certe. Pensate che addirittura fu trovato il vero colpevole, Esterhazy, non so se riesco a scriverlo. Esterhazy, se ho scritto bene, che era di origine ungherese ed era un viveur che si era rovinato al gioco, aveva sperperato così e quindi prendeva soldi facendo la spia. Questo Esterhazy era il vero colpevole. La cosa incredibile è che a un certo punto Esterhazy confessò, disse: sono io la spia, sono io il vero colpevole, Dreyfus è innocente. Confessò e riuscì a fuggire in Inghilterra. Neanche di fronte alla confessione del vero colpevole l'esercito volle rifare il processo, non lo poteva fare un tribunale civile. La giurisdizione è un tribunale militare, Dreyfus era stato condannato a un tribunale militare. I militari, per non perdere la faccia, non vogliono riaprire il processo e riabilitare Dreyfus, malgrado vi siano prove certe della sua colpevolezza. In Francia è un delirio, ci sono gruppi di violenti, di giovani violenti, che anticiperanno in qualche modo lo squadrismo o la violenza di estrema destra del Novecento, che vanno in giro picchiando gli ebrei. Odiano Dreyfus perché è ebreo in maniera irrazionale, anche se le prove dell'innocenza di Dreyfus sono evidenti, loro dicono che non è vero, Dreyfus è colpevole. Difendono a spada tratta l'esercito francese e anche la Chiesa cattolica francese, che vergognosamente sta contro Dreyfus e si macchia di una serie di articoli antisemiti vergognosi. Le riviste della Chiesa francese, i vescovi e così via. Quindi noi abbiamo questo caso giudiziario, questa passione. La Francia si divide in due. Ovviamente la questione non riguarda il singolo caso di Dreyfus, riguarda anche la Terza Repubblica in sé. Clemenceau, infatti, nei suoi articoli dice costantemente questo, che non si tratta di un singolo caso giudiziario, ma di un fatto di civiltà. Continuare a tenere ai lavori forzati un innocente significa calpestare la dignità umana, la civiltà, i diritti dell'individuo, la democrazia. È una questione generale, non è una questione che riguarda un solo individuo o una sola sentenza, un solo caso giudiziario. È una battaglia di civiltà tra la Francia laica, liberale, progressista e la Francia ultracattolica, conservatrice, reazionaria, antisemita. Quindi abbiamo visto questa divisione tra queste due Francie appare in maniera nettissima nella contrapposizione anche a livello di opinione pubblica, di giornali, del caso Dreyfus, che è rimasto un caso sintomatico di quello che succedeva all'epoca in Francia.
L'antisemitismo non l'hanno inventato i nazisti, anzi, come ho detto l'altra volta, in Francia all'epoca l'antisemitismo era molto più forte rispetto alla Germania. Uno dei primi teorici dell'inferiorità razziale degli ebrei era Gobineau, che era un francese. Parleremo di questo, cioè dell'antisemitismo, del razzismo e dell'estrema destra, dei cosiddetti nazionalisti in Europa, in una trattazione apposita che faremo di questa, della diffusione del razzismo e dell'antisemitismo pseudoscientifico nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi riparleremo di Gobineau, di altri teorici del razzismo e dell'antisemitismo. Come va a finire il caso Dreyfus? Dreyfus viene condannato nel 1894. Nel 1898 si schiera a suo favore il famoso intellettuale Émile Zola, d'accordo? Forse lo conoscete perché è uno scrittore del verismo francese, del naturalismo francese, no? Colui che ha scritto L'ammazzatoio, Teresa Raquin, tanti altri romanzi famosi del naturalismo francese, no? Colui che ha influenzato anche Giovanni Verga in Italia. Émile Zola è il prototipo dell'intellettuale engagé, dell'intellettuale impegnato in politica. Che cosa fa? Scrive su un giornale che si chiama Aurore, ma si pronuncia Aurore, un famoso articolo che è rimasto famoso a favore di Dreyfus e dell'innocenza di Dreyfus. Questo articolo si scrive, spero che si legga, J'accuse, con l'apostrofo, j'accuse in francese, che significa io accuso. Perché? Con una figura retorica, ogni paragrafetto di questo articolo comincia con le parole j'accuse, che quindi vengono reiterate, iterate apposta. J'accuse, io accuso questo, io accuso quello, punto a capo, io accuso, io accuso, io accuso. Ogni periodo, ogni paragrafo dell'articolo comincia con le parole j'accuse. È un articolo che resta famoso, che scuote la Francia. Lui fa nome e cognomi, Émile Zola, accuso l'esercito, accuso la Chiesa, accuso il generale tal dei tal di aver nascosto le prove, accuso quell'altro personaggio, accuso quel procuratore, quel magistrato che ha pronunciato quella sentenza, eccetera. Famoso articolo a favore di Dreyfus del grande intellettuale Émile Zola. Per questo articolo lui fu condannato, pensate, e incarcerato, passò un periodo in prigione con l'accusa di vilipendio dell'esercito, d'accordo? Perché lui era andato giù duro contro l'esercito, aveva accusato l'esercito di aver falsificato, mentito sul caso Dreyfus per far condannare un innocente. Nonostante tutto, il tribunale militare e l'esercito non ne volle sapere di riaprire il processo per ristabilire l'innocenza di Dreyfus. Quindi Dreyfus tornò libero un anno dopo l'articolo di Zola, nel 1899, per l'intervento del Presidente della Repubblica, che all'epoca appunto era un liberale, che gli diede la grazia. Quindi attenzione, non fu riconosciuto inizialmente innocente in un altro processo di revisione, uscì perché il Presidente della Repubblica lo graziò. Sapete che ancora adesso anche il Presidente della Repubblica Italiana può concedere la grazia, ma la grazia si concede ai colpevoli, per motivi di salute o per tanti altri motivi. Quindi Dreyfus torna libero nel 1899 con la grazia presidenziale, torna a Parigi, ma non è soddisfatto. Lui è un uomo tutto d'un pezzo, un uomo d'onore, e vuole che la sua innocenza sia riconosciuta ufficialmente in un nuovo processo, il quale arriverà, pensate, soltanto nel 1906. Soltanto nel 1906 finalmente l'esercito e il tribunale militare istituiranno un nuovo processo di revisione che si concluderà con l'innocenza di Dreyfus, ma gli anti-Dreyfusardi continuarono a considerarlo colpevole, perché a loro non interessava la realtà delle cose. Questo forse è una constatazione che può essere utile anche per quello che accade oggi. Non importa la realtà, importa l'ideologia, importa la costruzione di un loro mondo valoriale e immaginario.
Dreyfus fu aggredito dopo l'assoluzione, aggredito per strada, come lo furono molti che si schierarono dalla sua parte. Ci furono delle vere spedizioni punitive contro gli ebrei, i loro negozi, anche dopo l'assoluzione di Dreyfus. Quindi vedete, una Francia democratica soltanto a metà. Abbiamo visto che però le elezioni in Parlamento le vincono quasi sempre i democratici, i liberali. Questo, attenzione, avviene anche nel 1902, quando le elezioni vengono vinte da un fronte veramente molto progressista, che comprende il partito radicale, il partito repubblicano, altri partiti, ma anche, attenzione, una parte del Partito Socialista. Quindi un governo liberale, ma anche con delle componenti di sinistra socialiste. Infatti il nome, l'iniziatore, diciamo, del socialismo francese che si presenta in politica, Jean Jaurès, vediamo se riesco a scriverlo, Jean Jaurès, che era riformista, cioè diremo meglio chi sono i riformisti quando parleremo di un argomento a parte del movimento operaio socialista in Europa. Jean Jaurès, essendo riformista, si allea con i liberali, con i repubblicani, con i radicali. Quindi un governo con connotazioni molto molto forti e anche molto anticlericali. Elezioni del 1902 vinte da, ripeto, liberali, radicali insieme ai socialisti di Jean Jaurès. Questo dà luogo l'anno dopo, attenzione, nel 1903 al governo di Émile Combes. Émile Combes è del partito radicale. Il governo di Émile Combes è un governo fortemente propenso a delle riforme, d'accordo? A delle riforme. Non erano state fatte molte riforme a favore degli operai. Émile Combes non solo fa delle riforme a favore degli operai, ma fa una cosa di epocale importanza. Attenzione, nel 1905 viene proclamata la Francia laica, è una cosa storica, anche se la Francia aveva avuto già questo regime di cui adesso vi parlerò durante la rivoluzione francese, durante il periodo napoleonico. Poi però la Chiesa Cattolica era tornata ad avere molti privilegi. Invece i privilegi della Chiesa Cattolica vengono eliminati del tutto. Per esempio, la gestione dell'insegnamento nelle scuole della Chiesa Cattolica viene eliminata. Il concordato con la Chiesa Cattolica viene totalmente eliminato. Viene proclamata la Francia laica, cioè la totale, ripeto, totale separazione tra Stato e Chiesa. 1905. Quest'idea di totale separazione tra Stato e Chiesa, questo provvedimento, che poi fu sospeso per vari motivi, è tuttora rimasto in vigore. Anche adesso la Francia, a differenza dell'Italia, non ha un regime concordatario che dà dei privilegi alla Chiesa perché riconosce la speciale funzione storica della Chiesa nella tradizione italiana. No, la Francia è un paese laico, in cui la Chiesa cattolica è completamente separata dallo Stato, come qualunque religione. Separazione tra Chiesa e Stato, 1905 in Francia. La Francia è il secondo Stato al mondo, 1905, a sancire la totale separazione tra Stato e Chiesa. Il primo, lo sapete qual è? L'unico fino allora, lo sapete, no? Gli Stati Uniti d'America, che sin dall'atto della loro fondazione, già con il primo emendamento, avevano sancito la totale separazione tra Stato e Chiesa. La Francia è il secondo paese del mondo occidentale, 1905, a dichiarare lo Stato completamente laico, separato dalla Chiesa cattolica e da qualunque altra confessione religiosa. Émile Combes, Presidente del Consiglio, realizza questo. Attenzione, nello stesso 1905 Émile Combes deve cedere il potere a un altro esponente del partito radicale, Clemenceau. In fondo Clemenceau, vi ricordate, era stato l'esponente politico che aveva guidato il fronte dreyfusardo a favore di Dreyfus. Quindi apparentemente deve essere un grande democratico, no? Un grande liberale, eccetera. Clemenceau è il classico
ripeto, faceva parte del Partito Liberale, è il classico esponente di sinistra che pian piano si sposta a destra. Una volta arrivato al potere, Clemenceau si comporta in maniera sempre più conservatrice. Ci sono delle rivolte operaie, degli scioperi, lui li reprime duramente. Quindi era uno del Partito Radicale, di un governo progressista liberale, però in realtà mostra una faccia piuttosto conservatrice. Tant'è vero che i socialisti abbandonano ben presto il governo, infatti nelle elezioni successive i liberali avranno difficoltà a ottenere la maggioranza perché non avranno più l'appoggio dei socialisti di Jean Jaurès, che proprio nel 1905, attenzione, fonda il primo vero partito unitario del socialismo francese, la SFIO in francese, che significa Partito Socialista Francese Unificato. La SFIO, a differenza dei socialisti che prima stavano al governo, è in maggioranza massimalista rivoluzionaria, quindi non vuole più appoggiare i liberali e progressisti, non vuole più appoggiare nessuno nel governo, vuole fare la rivoluzione, sta a sé. Quindi lo stesso Jean Jaurès cambia idea, prima aveva appoggiato il governo, adesso come uno dei capi della SFIO, del Partito Socialista Francese, non appoggia più il riformismo, bensì il massimalismo, e quindi i socialisti abbandonano radicali, repubblicani e liberali dal governo. Va bene, i liberali, bene o male, continuano a mantenere il potere, però verrà eletto l'ennesimo presidente della Repubblica conservatore, cioè Poincaré. Poincaré però era un conservatore un po' più illuminato dei precedenti. Concludiamo semplicemente, insomma, abbiamo detto le cose principali della Francia dal 1850 al 1914, qualcosa sicuramente mi sarà sfuggita, come per esempio la costruzione dei grandi boulevard, può essere una curiosità da parte di Haussmann, poi mi è sfuggita, ve la dico alla fine. C'è da dire un'ultima cosa, che attenzione, anche nelle elezioni del 1914 il fronte liberale, il fronte dei repubblicani vincerà. Questo è importante perché subito dopo scoppia la prima guerra mondiale e la prima guerra mondiale vedrà il ritorno al potere di Clemenceau, che noi abbiamo già nominato, con un governo di emergenza, con la maggior parte dei partiti di una parte e dell'altra che per sostenere lo sforzo bellico formano un governo di coalizione di unità nazionale, destra e sinistra, con a capo il radicale diventato conservatore Clemenceau, e Clemenceau durante la prima guerra mondiale gestirà il potere, sarà il capo del governo della Francia e, come vedremo, sarà anche il primo ministro francese che parteciperà alle trattative di pace dopo la guerra nel 1919 a Parigi, la sua capitale. I trattati di pace della prima guerra mondiale saranno negoziati da parte della Francia da Clemenceau. Sapete voi perché Parigi, avete visitato Parigi, ha tutte quelle strade grandi, enormi, che si chiamano boulevard, che si incrociano tra di loro? E alla periferia di Parigi addirittura sono legati tra di loro in un grande cerchio che circonda tutto il centro di Parigi. Prima non c'erano. Li ha fatti costruire Napoleone III dal suo architetto preferito Haussmann, d'accordo, forse si pronuncia in francese, scrive Haussmann. Non è soltanto una questione estetica, architettonica, rendere Parigi imponente, monumentale, con strade molto grandi, molto larghe, no? Che danno l'idea della monumentalità, della grandeur della capitale della Francia. C'era anche un motivo pratico, politico, che molti di voi hanno già capito.
La Francia quante rivoluzioni ha fatto con le barricate nelle strade, proprio le barricate si potevano sistemare facilmente perché le strade erano piccole, c'erano tanti quartieri con stradine, la rivoluzione dell'89, 1789, 1792, 1830, 1848, d'accordo? Una rivoluzione dopo l'altra. Napoleone III non vuole rischiare questo e allora fa abbattere interi quartieri di Parigi, eliminare le stradine, quegli stradoni, quei boulevard vengono costruiti anche per una motivazione politica, per controllare il popolo, per impedire, per rendere sempre più difficili le sommosse popolari spontanee con i mobili eletti che vengono messi a formare le barricate nelle stradine. Quindi i grandi boulevard di Parigi vengono costruiti per una preoccupazione poliziesca, per una preoccupazione di controllo sociale, per evitare le rivolte, per evitare che i rivoltosi potessero facilmente scappare nel dedalo, nel labirinto di stradine molto piccole. Questa è la vera motivazione dell'origine dei grandi boulevard parigini. Abbiamo parlato della Francia dal 1850 al 1852 al 1914 in queste due lezioni. La prossima volta parleremo della Gran Bretagna, molto importante, la Gran Bretagna vittoriana dell'epoca della regina Vittoria, dell'epoca di potenza da parte della Gran Bretagna, l'epoca della Costituzione, dell'immenso British Empire, la Gran Bretagna della regina Vittoria. Collegheremo questo argomento all'argomento del colonialismo occidentale e dell'imperialismo, il colonialismo che poi negli ultimi decenni dell'Ottocento si fa imperialismo, proprio perché parleremo anche del più grande impero coloniale del mondo e della storia, l'impero coloniale britannico.